Ciao amici, vediamo oggi come poter preparare il pane con la macchina per il pane della Princess. Si chiama La Panetteria, il modello. Allora, non seguirò la ricetta che propone direttamente il manuale di istruzioni della macchina, ma utilizzerò un programma di default della macchina, cioè uno di quei programmi che permette di preparare il pane, impastare, farlo lievitare senza dover far nulla se non caricare tutti gli ingredienti nella macchina. Nello specifico userò il programma 3 e, e userò però gli ingredienti per il pane che, diciamo, chiamiamoli così, di mia invenzione, cioè gli ingredienti base, senza utilizzare anche le farine speciali piuttosto che l'olio. Utilizzerò soltanto farina, lievito, ahimè lievito fresco e non lievito madre perché adesso non ce l'ho, poi acqua e sale. Dunque, metto tutto insieme nell'apposito cestello, vi faccio vedere un po' come funziona. Come vedete, il cestello è dotato di quella palettina che serve a impastare il pane, impastare, diciamo, tutti gli ingredienti, amalgamarli per bene prima di effettuare la cottura. Sottolineo che il pane verrà cotto insieme a questa spatolina che poi sarà necessario rimuovere direttamente dal pane. Per far sì che l'impasto sia il più possibile uniforme, ho sciolto il lievito fresco nell'acqua a temperatura ambiente e caricherò gli ingredienti nella ciotolina in maniera tale da mettere prima farina, sale e successivamente l'acqua con il lievito sciolto dentro. Questo perché in questo modo si rende più efficace la procedura di impasto che effettua la macchina. Vedete, ho caricato la farina, adesso sale e adesso l'acqua con il lievito sciolto dentro. Aspettate che questo lo recupero un pochino. Allora, adagiamo il cestello all'interno della macchina e fissiamolo, cioè facciamo fare questo giro in senso orario. Quindi, cestello sistemato, chiudiamo il coperchio e andiamo a selezionare il programma, abbiamo detto 3. Come vedete, il programma 1 ha un tempo di lavorazione di 3 ore, programma 2 3 ore e 50, programma 3 3 ore e 40. Questo è il programma per le farine più grosse, quindi quelle più ad alta lievitazione. Prevede, rispetto agli altri programmi, dei tempi di impastatura e lievitazione un po' più lunghi. Più lunghi, insomma, si parla sempre comunque di tempi rapidi, sempre di 3 ore e 40. Aggiungo un dettaglio: la lievitazione della macchina viene fatta riscaldando il cestello, quindi rispetto alla lievitazione classica che si fa a temperatura ambiente è chiaramente un pochino più veloce. Quindi, come avete visto, cestello caricato, pieno di tutto, programma 3 selezionato, via. E comincia ad impastare. Aspettate che vi faccio vedere pure. Non vuole mettere a fuoco, però è così che funziona, è così che impasta. Ecco, finalmente ci è riuscito. Vi aggiorno man mano. Potete chiaramente monitorare la situazione anche da qui, però per l'occasione apro il coperchio e vi faccio vedere. Probabilmente è più indicato farlo, diciamo, evitare di aprire il coperchio perché si crea un microclima che andiamo a disturbare, però per dovere di cronaca, diciamo, metto leggermente a repentaglio il buon esito del pane. Dopo 10 minuti questo è lo stato in cui si trova il nostro pane. Credo la fase di impastatura sia terminata, quindi adesso immagino inizi la fase di lievitazione. Dopo 25 minuti di pausa, che io pensavo corrispondesse all'inizio della lievitazione, si è rimessa ad impastare. Quindi, boh, non so come funzionerà.
richiama un pochino le pieghe che si fanno al pane quando si impasta manualmente. Amici, il pane è pronto. Avendo usato una quantità più bassa rispetto a quella consigliata, quindi 400 grammi di farina piuttosto che 500, vedete che un pochino la parte superiore si è abbassata, quindi diciamo che pro futuro è corretto utilizzare 500 grammi di farina e non 400, con tutte le altre proporzioni adeguate in termini di lievito ed acqua e sale. Ora è caldissimo, quindi serve un guanto per toglierlo. Prendo il guanto e vi faccio vedere come è venuto fuori. Allora, procediamo. Classico movimento, si ruota in senso antiorario e si tira fuori. Quindi adesso andiamo sulla nostra griglia e capovolgo il tutto e vedete che il pane esce fuori abbastanza facilmente. Ecco il panino. Come vedete, la spatolina è rimasta dentro, quindi è presente un accessorio specifico in confezione, questo. Dunque, infilando e pescando la spatolina si riesce, in realtà si dovrebbe riuscire, ma con una mano non è proprio, ecco, facilissimo. Inquadra, giù, e se togli il dito dall'obiettivo, c'ho l'assistente regista, ecco qua. Tolta la spatolina, lasciamo raffreddare il pane e poi lo affettiamo.